posso fare una domanda indecente, non una proposta indecente, ma una domanda. Avete letto il testo? Tutti? No. Chi ha letto il testo, che impressione ha avuto? Smarrimento. Poi? Sì. Altro che? Sì. Sì. E poi le donne non sono lasciate in pace, vero? Nel capitolo 12 poi. Anche se voi leggeste, che so io, 20 commentari di 20 esperti, nessuno dice la stessa cosa che dice quell'altro. Infatti, l'esegesi del libro dell'Apocalisse è l'esegesi sconsigliata a chi inizia a conoscere un pochettino l'esegesi. Perché uno si smarrisce, dice come? 20 di loro mi dicono 20 cose su uno stesso testo, allora vuol dire che l'esegesi può dire quello che vuole. Il tutto è il contrario di tutto, non è così. È che se voi notate, il libro dell'Apocalisse è una sovrapposizione di simboli. Se uno legge il testo ad un certo livello trova 3 simboli, se uno lo legge ad un altro livello ne trova 10, se uno lo legge ad un altro livello ancora ne trova molti di più. Noi oggi vedremo qualche piccolo esempio di questa sovrapposizione simbolica, dove ogni elemento, se venisse destrutturato dal simbolo in cui è stato inserito, dovremmo fare un lavoro di un versetto alla volta. 2 ore solo per un versetto, avendo anche il dubbio di non essere riuscito a capirlo fino in fondo. Perché questo? Proprio perché l'autore dell'Apocalisse è un genio. Sono quei rari geni che compaiono nella storia e che noi ci troviamo fortunatamente nel nostro patrimonio della rivelazione. Tanto per farvi un piccolo esempio, voi ricorderete tutti quanti l'episodio dell'adultera riportato nel capitolo 8 di Giovanni. Un episodio molto semplice, stanno per lapidarla, Signore la lapidiamo, chi ha senza peccato scari la prima pietra, fine del discorso. Oh, quanto è buono Gesù, fine della trasmissione. Non è esattamente così. Perché il testo dice che è stata peccata in flagrante adulterio. Quindi erano in atto tutti e due. E il Deuteronomio dice che c'è la morte per tutti e due. L'altro dov'è? Come mai non c'è? Poi, seconda cosa, la pena di morte in questo caso non era la lapidazione. La lapidazione è una pena di morte di una crudeltà infinita e veniva determinata solo per alcuni reati maggiori che riguardavano Dio, non il prossimo. Quando Dio veniva tradito, quindi in 2 casi si veniva lapidati, quando si cambiava religione, è rimasto nel mondo islamico qualche cosa di questo, si veniva lapidati, e quando si bestemmiava Dio. Quindi quando Dio veniva tradito si veniva lapidati, non quando il marito veniva tradito. Quella volta bastava un giro di corda, si strozzava la persona con la nota del secchio. All'epoca di Gesù c'era purtroppo questa pena di morte fatta in questa maniera. Allora, quando cominciate a mettervi queste domande, si capisce subito che lì Giovanni si sta raccontando un fatto, ma lo sta raccontando a modo suo, perché in quel fatto lui ha intravisto qualche cosa d'altro. Se con la pena di morte per lapidazione
tradito è Dio. Santo cielo, chi è quella donna? Potrebbe essere la Israele o la Chiesa. E quindi la sentenza che Gesù dà non è solo a favore di quella creatura, ma nella teologia giovannea è una sentenza a favore della comunità cristiana che dice sono poveri grani, ma hanno diritto di esistere, anche se peccatori. Chiaro? E ciò che si esercita nei loro confronti non è un giudizio, ma è sempre una misericordia. Donna, chi ti ha condannato? Nessuno, Signore, neanche io ti condanno. Allora comprendiamo che quel testo lì, quando io faccio l'esegesi, lo posso leggere almeno a 3 livelli. È il livello storico, il livello teologico, ma anche il livello simbolico. E Giovanni di proposito ha cacciato fuori il marito, perché il marito sarebbe Dio in questo caso. Ha cacciato fuori l'amante, perché l'amante sarebbero, fra virgolette, ciò che noi rendiamo idolo. Non è una persona. Nella realtà, nel fatto storico c'era una persona, ma lui non l'ha nominato apposta e ha infilato dentro una pena di morte stranissima che viene fatta solo quando Dio è tradito. Lui ha già dato l'aggancio al lettore perché il lettore possa leggere sì il fatto, sì la teologia, ma anche vada oltre il fatto e sul fatto sappia leggere un'immagine che il fatto contiene ma non esaurisce. Non so se ho reso l'idea. Noi abbiamo qui solo un grado di simbolismo. Nel testo che stiamo per leggere, come anche in quelli che abbiamo già letto ovviamente, ma nel testo che stiamo per leggere a ragione maggiore, noi abbiamo una pluristratificazione di simboli. Adesso li vedremo. Chi è questa donna? Nella liturgia cattolica normalmente questa donna è presentata per senso, si dice accomodatizio, e già la parola è un messaggio. Viene questa donna presentata come Maria Vergine. Seguitemi un momento. Nel testo si dice che questa donna, appena partorito il figlio, si è rifugiata nel deserto e lì è rimasta. Mi spiego? Maria dove è andata a finire nel deserto? E poi dov'è che è rimasta nel deserto? Secondo, si dice che questa donna sia madre di altri figli, non solo di questo ultimo che ha partorito. Noi possiamo dire, sì, Maria al Calvario è stata fatta madre di tutti quanti noi. Fermati, lì non c'è il Calvario. E allora chi è questa donna? Allora pian piano cominceremo a decifrare i simboli. Questa donna è la Israele. Infatti nella teologia giovannea la Chiesa non è una cosa separata dal popolo ebraico, ma è il resto del popolo ebraico. Per Giovanni, infatti, non c'è differenza fra quella porzione del popolo ebraico che è rimasta fedele a Dio lungo tutta la storia e la Chiesa. La Chiesa non è altro che questo gruppuscolo di ebrei che lungo la storia, nonostante tutte le vicissitudini,
moltitudini sono rimasti fedeli a Dio ed è diventato quel gruppo che ha accolto il Messia, che poi è diventato Chiesa. Ma chi è? Il popolo ebraico. Ma se le cose stanno così, noi dovremmo dire, allora questa donna è la Chiesa. Mi seguite? Ma è solo la Chiesa? Provate a fare quest'altra piccola osservazione. Tutti quanti voi conoscete il Magnificat. Dispiace dirlo, ma Maria Vergine questo canto, così come sta e giace adesso nel testo, non l'ha mai detto. Senz'altro lei avrà espresso nella gioia e nel canto la sua maternità messianica, ma non così. Questo è un canto composto più o meno verso il 40 d.C., con elementi, guarda caso, di Qumran, con parecchi qumramismi seminati dentro, che Luca prende, è un inno di ringraziamento questo qui, per la morte di Erode Antipa, che aveva perseguitato la comunità ellenistico-cristiana. Nella comunità ellenistico-cristiana non c'erano ex monaci di Qumran diventati cristiani, non li volevano, perché c'era una netta separazione teologica fra la Chiesa ebreo-cristiana e la Chiesa ellenistico-cristiana. E il punto discriminante era il concetto di tempio. La Chiesa ebraico-cristiana continua a vedere nel Tempio materiale di Gerusalemme un punto di riferimento religioso importantissimo. Ricordiamoci che Pietro e Giovanni salgono al Tempio per pregare, lì avviene il miracolo dello storpio guarito alla Porta Bella. Stefano invece viene lapidato perché nega al Tempio qualunque validità. Dice, ma Dio vive nei tempi non fatti da mani d'uomo, cosa volete tanto? Dice sbavare per quelle pietre lì. Zac, e lo ammazzano. Tenete presente che a Qumran c'è l'odio nei confronti del Tempio di Gerusalemme. E anche se questi monaci, il testo biblico degli Atti dice che molti sacerdoti si sono convertiti, non sono sacerdoti del clero di Gerusalemme, sono i sacerdoti zadochiti del monastero di Qumran. Questi, convertendosi, certo non scelgono la comunità ebraico-cristiana, proprio per la questione del Tempio, e preferiscono la comunità ellenistico-cristiana, che è la comunità perseguitata da Erode Agrippa. Quando Erode Agrippa muore, all'inizio degli anni 40, a Cesarea Marittima, i cristiani ringraziano Dio. E lo ringraziano con alcuni canti. Vedi il Benedictus di Zaccaria e uno di questi canti, vedi il Magnificat. Luca cosa fa? Prende il Magnificat di questa chiesa, di questa comunità perseguitata, e lo mette in bocca a Maria. Per quale motivo? Estremamente semplice. Qual è il compito della Chiesa nella storia? Di rendere presente Dio attraverso la parola e il sacramento. Qual è stato il compito di Maria? Di rendere presente Dio nella storia attraverso il suo corpo. Luca vede dunque tra Maria e la Chiesa un legame strettissimo. E allora dice non c'è nessuna differenza che io ponga il Magnificat in bocca a quella comunità storica dove il Magnificat è nato o lo metta in bocca a Maria, è la stessa cosa. Giovanni ragiona alla stessa maniera. Se voi andate a finire al capitolo 19 di Giovanni al Calvario e fate l'esame storico, teologico, simbolico del racconto, quando Gesù dice donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre, Gesù cosa sta lasciando in eredità a Maria Vergine e a Giovannino? Questo è il piano storico. Ma se voi analizzate il testo vi accorgete che qui ci sono dei simboli.
dove Maria rappresenta la Chiesa e Giovanni rappresenta quello che noi diremmo i singoli fedeli della comunità. Ed è la Chiesa che si prende cura di questi fedeli, come il singolo fedele si prende cura della Chiesa. C'è questo gioco sottile, sempre a livello simbolico. Anche Giovanni, allora, in questo caso, fa un trasloco simbolico dalla Chiesa a Maria e da Maria alla Chiesa. I padri della Chiesa, ragionando così, hanno tagliato corto e hanno detto la donna dell'Apocalisse è Maria Vergine, ma passando attraverso questa riflessione, non attraverso una identificazione immediata, ma attraverso una rilettura simbolica del testo. In questo caso siamo nel secondo grado del simbolo, perché il racconto mi parla di donna. Esaminando gli elementi viene fuori che si tratta di Israele. Tenendo presente la teologia giovannea, Israele è la Chiesa. Tra la Chiesa e Maria Vergine non c'è differenza perché tutti e due hanno il compito di incarnare Cristo nella storia, ma vi rendete conto quale stratificazione stiamo facendo? Ecco, se non si tiene presente nell'Apocalisse questa pluralità di stratificazioni, dell'Apocalisse si capisce ben poco. Tuttavia, queste stratificazioni non sono esaustive. Proviamo a fare un passettino oltre. La Chiesa non esiste, non ha cominciato ad esistere come Chiesa universale, ma ha cominciato ad esistere come Chiesa particolare subito. A Gerusalemme c'erano due comunità, l'ebraico-cristiana e l'ellenistico-cristiana. A capo della comunità ebraico-cristiana c'erano i 12 e a capo della comunità ebraico-cristiana c'erano i 7, sottomessi ai 12. La Chiesa universale nasce come due comunità diverse. È diversa per tante cose, non solo per lingua, non solo per cultura, ma anche per concezioni teologiche. Quindi la Chiesa per natura sua è una, unica, indivisibile, ma plurima. E di questo noi dovremmo stare un pochettino attenti, soprattutto adesso che abbiamo vissuto l'unità, settimana per l'unità dei cristiani, dove molti cattolici pensano che unità sia tutti quanti venite a casa. Chiaro? Questo non è corretto, come è sbagliato dire quelle chiese hanno piena dignità perché hanno il battesimo, mica vero? Avranno il battesimo, ma l'Eucaristia non ce l'hanno, non hanno gli altri sacramenti, quindi è una chiesa a cui manca qualcosa, parecchio io direi, e quindi non si può trattare, fra virgolette, una chiesa che manca di parecchi strumenti di santificazione come l'altra chiesa che invece gli strumenti di santificazione ce l'ha, anche se non va d'accordo con Roma, sto pensando alla Chiesa ortodossa. Non si può mettere sullo stesso piano la Chiesa luterana e la Chiesa ortodossa, perché la Chiesa ortodossa ha tutti i mezzi di santificazione, la Chiesa cattolica ha tutti i mezzi di santificazione, la Chiesa della Riforma no. Allora è scorretto dire abbiamo ricchezze diverse da scambiarci, è scorretto perché è incompleta questa affermazione, avete le due posizioni estreme. Mentre invece, sotto il profilo logico del messaggio biblico, è molto più corretto il dialogo fra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa, dove il problema è solo e fondamentalmente giuridico e non teologico, dove la Chiesa d'Oriente respira a modo suo e la Chiesa d'Occidente respira a modo suo, ma possiedono tutto quello che è il deposito della rivelazione e della santificazione, mentre invece la Chiesa protestante no.
Capite allora che l'unità dei cristiani è già in atto, fra virgolette, fra Chiesa Cattolica e Chiesa Ortodossa. Ancora moltissima strada da fare, perché la Chiesa protestante non possiede tutti i mezzi di santificazione. Quando li possiederà, allora avremo un terzo polo, cioè una terza comunità cristiana che vive integralmente in cristianesimo, ma con un altro tipo di cultura. Mi sono spiegato? Tornando a noi, quando leggiamo questi commenti sull'Apocalisse, ripeto, ne leggete una ventina, dipende da che tipo di stratificazione fanno. Poi tenete presente che queste stratificazioni si ramificano. Perché? Tornando al discorso di prima. Qui si sta parlando della Chiesa universale o della Chiesa particolare. E questo bimbo che deve nascere, che è il cristiano, è una specie di figura ideale che rappresenta tutti o rappresenta il battezzando, cioè il neofita appena battezzato o il catecumeno che sta per essere battezzato. E questo avviene in ogni chiesa particolare. Quale chiesa particolare è rappresentata qui? Quella di Patmos? Quella di Efeso? Capite che a questo punto uno deve scegliere. No, parla della Chiesa universale, sì, dimostramelo e poi vediamo. No, parla della Chiesa di Patmos o di Efeso, beh, dimostramelo e poi vediamo. E si prende un'altra strada. Capite perché questi commenti non sono unificabili? Bisogna avere la pazienza di leggerli tutti, ci si accorge che tutti quanti partono da una piattaforma comune, cioè dall'analisi del testo, arrivano i primi risultati che sono abbastanza uguali. Anche quando si arriva alla cosiddetta seconda simbolizzazione, i risultati sono sufficientemente simili, poi comincia invece la divergenza. Io ho fatto una scelta, quello di non andare oltre la seconda simbolizzazione, perché altrimenti usciremo fuori di testa. Però sappiate che il testo porta a queste ulteriori simbolizzazioni. Vedremo qualche piccolo assaggio. Bene, ammesso che voi abbiate letto il testo, vediamo come si struttura il testo. Siamo alla linea 23. La volta scorsa ci eravamo lasciati con questo settimo squillo di tromba che però ha portato al silenzio, e questo silenzio ha dato spazio a queste visioni, a questi segni che sono comparsi nel cielo e che noi oggi in parte cercheremo di esplorare. Quali sono questi segni? Siamo alla linea 33, poi torneremo indietro. Sono 7. C'è il segno della donna ammantata di sole, a cui si oppone questo drago stranissimo. Poi troveremo al capitolo 13 questo drago che vede una bestia salire dal mare, che poi è lo specchio di se stesso. E questo se stesso si manifesta anche con un altro animale, una bestia che saliva dalla terra. Abbiamo poi un altro grande segno, che è il segno dell'agnello, un sesto segno, che sono i 3 angeli del giudizio, e poi il figlio dell'uomo e gli angeli mietitori. È interessante che il concetto di morte per il cristiano non sia lo scheletro con la falce, ma sia un angelo. Noi per il momento non riusciamo a cogliere la differenza, diciamo è solo estetica. No, è teologicamente essenziale. Perché? Giovanni, proprio in questi 2 capitoli, punterà molto sulla figura demoniaca, naturalmente rappresentata con fisionomia di animali, e mostrando le varie concretizzazioni storiche
di questo Satana, di questo demonio, di questo mentitore fin dalle origini. E la prima grande identificazione con cui dovrà fare i conti Giovanni è l'impero romano. E dirà che questo è un portatore di morte, lo dice fin dall'inizio, questo drago che tenta di uccidere fin da subito il bambino che la donna porta in grembo e che sta per partorire, dove la donna diventa simbolo di vita e il drago diventa simbolo di morte. Allora, altro è la morte che noi riceviamo, dice Giovanni, da questo essere che poi viene fuori pian piano, che è semplicemente un angioletto decaduto che fa i capricci, si è messo contro Dio, ma creatura è, creatura resta. Altro è la morte del cristiano che riceve violentemente e quindi attraverso il martirio da parte di questo drago che poi diventa una bestia storica che si chiama impero. Altro è la morte serena che il cristiano fa quando Dio dice adesso basta, la tua vita sulla terra è finita, è giusto che tu venga con me. Sono due morti diverse, una è violenta e data da Satana, l'altra è data da Dio, e allora ti manda un angelo per prenderti per mano, toglierti da questo mondo e portarti altrove. Questo è l'angelo mietitore. Altro è invece la morte violenta che il cristiano subisce quando è perseguitato. Questa è la morte che ti dà il demonio. E poi alla fine troviamo l'ultimo segno che è questo figlio dell'uomo, vi dicevo con gli angeli mietitori, ma è il figlio dell'uomo che diventa giudice degli uomini. Giudice di salvezza per i credenti, giudice di condanna per coloro che credenti non sono. Ricordatevi che l'Apocalisse ha un concetto tremendamente manicheo, bianco e nero. Chi è con Cristo bene, chi non è con Cristo male, punto. Non ha sfumature, non è come Giovanni Paolo II che dice no, anche chi non è con Cristo ma appartiene ad altre religioni e vive in seconda coscienza, anche lui inconsapevolmente è con il Signore. E quindi alla fine della vita Dio lo giudicherà in maniera positiva. Nel Vangelo, nell'Apocalisse di Giovanni, questa specie di visione più ampia non esiste. Esiste noi, rappresentanti di Dio, perseguitati dall'impero romano, rappresentanti di Satana. Stop, punto. Quindi non esiste la zona neutra. Come è strutturato questo testo che abbiamo davanti, cioè il capitolo 12, 13, 14 e 15? Noi ci fermeremo